Mi chiamo Rodolfo Vezzosi. Come descriveresti la tua esperienza durante i training e come la collocheresti nel tuo percorso formativo artistico? L'esperienza che ho fatto in questo training è un'esperienza nuova, nonostante io ne abbia fatti molti di corsi, non ero assolutamente, come vedete, più giovane e quindi ne ho fatti tanti, ma questo devo dire che aveva degli elementi di novità e di polivalenza, quindi quella che io prediligo, cioè la capacità di avere sempre nuovi stimoli, in questo gruppo era molto presente. In che modo ti sei rapportato al gruppo durante le attività? Hai percepito un senso di appartenenza e di sinergia o hai preferito assumere una posizione di osservazione, scegliendo di non partecipare? Durante le attività io ho sempre partecipato perché mi sono sentito accolto e mi sono sentito di non nascondermi. Quindi questa accoglienza e questa disponibilità all'ascolto mi ha proprio messo nelle condizioni di aprirmi, e quando mi sono anche sentito che la mia situazione poteva non essere molto comune a quella delle altre, non ho sentito giudizio e ho continuato davvero a partecipare, rivelando quello che è il mio momento adesso, anche a livello identitario. Ti sei sentito accolto e supportato da chi ha condotto il training? Mi sono sentito molto accolto e supportato, è stata un'esperienza in questo senso davvero positiva. Tra le attività proposte, fisiche o teoriche, quali hanno attivato in te maggiore attenzione e risonanza in relazione alle tematiche affrontate? Cosa le ha rese significative per te? Allora, dal punto di vista delle esperienze che ho esperito, quindi appunto in questo training, devo dire che mi hanno incuriosito sia i momenti teorici che quelli fisici, pratici, ma devo dire sinceramente che non tutti i momenti teorici né meno quelli pratici hanno trovato una completa soddisfazione, no? Nel senso, alcuni momenti teorici in qualche modo li sentivo forse anche eccessivi o forse perché io prediligo molto di più il lavoro col corpo. Nella mia compagnia teatrale si lavora molto col teatro danza, quindi questo credo sia un mio difetto. Lo stesso nelle attività pratiche, a volte sentivo che non erano del tutto conformi a quello che mi aspettavo, o comunque, però detto questo, voglio proprio dire che la maggior parte dei contributi teorici sono stati davvero stimolanti e la maggior parte delle esperienze pratiche sono state davvero, davvero interessanti e mi sono entrate molto dentro a livello anche emotivo. In che misura questa esperienza ha inciso sul tuo modo di riflettere e confrontarti sulle questioni di genere? O al contrario, non ha generato particolari cambiamenti? Dopo questo lavoro il mio giudizio, che vuol dire assenza di giudizio, è bello anche questo gioco di parole, no? Io credo che la cosa più bella che ha dato questo corso è proprio aprirsi alla diversità. Anche qui abbiamo a volte riflettuto sul fatto che non vorremmo neanche chiamarle diversità, perché proprio il bello di questo gruppo era andare nella specificità, quindi nel fatto che siamo tutti diversi e quindi non c'è bisogno di aprirsi alle diversità. E quindi, nonostante che io mi sentissi molto avanzato e progressista sulle questioni di genere, in realtà no, ho visto che anch'io devo ulteriormente aprirmi e sentirmi ancora condizionato a livello culturale, nonostante che io nel bacino dove lavoro, eccetera, sia anche, ripeto, sempre giudicato in questo modo come una persona apertissima, libertaria. Invece no, ho visto proprio che devo ulteriormente lavorare su di me. In che modo la danza e il teatro possono contribuire ad attenzionare, esplorare e comunicare le tematiche di genere? Io lavorando col teatro soprattutto, ma confinante con la danza, noi lavoriamo soprattutto col teatro danza, la compagnia Sangue Misto di Firenze, io devo dire che
da sempre ritengo che il lavoro col corpo sia molto più significativo come trasmissione di simboli, di contenuti, di concetti del lavoro con le parole. Quando lavoriamo con le parole, le persone purtroppo portano dietro il loro condizionamento culturale. Invece il corpo arriva, cioè le cose che riusciamo a mettere in scena con una musica, col corpo che lavora, arrivano direttamente alla pancia e al cuore delle persone, quindi per fortuna bypassando il filtro della mente. Quali elementi, idee o consapevolezze ritieni di aver maturato al termine di questo percorso? La consapevolezza che ho al termine di questo percorso è che deve aumentare ancora di più la mia capacità di responsabilità e di empatia nei laboratori che faccio, cioè ho sentito ancora di più la responsabilità di essere delicato, come dire, uso questo termine, tra virgolette chiaramente, ma che la gentilezza, l'apertura, la capacità di ascolto di chi partecipa ai laboratori, noi come Sangue Misto ne facciamo anche a partire dagli adolescenti, quindi ancora di più, ma sempre in ogni caso non è mai troppa, e quindi ho proprio acquisito la consapevolezza di essere davvero professionisti in questo, ecco, deve essere assolutamente capace di fare il vuoto di se stessi ed aprirsi all'ascolto degli altri. Se dovessi rappresentare questa esperienza con 3 parole, un gesto o un movimento, quali sceglieresti? Se dovessi riassumere in 3 parole l'esperienza che ho fatto qua, è difficile sceglierne, ma mi viene subito distinto, mi viene ascolto, empatia, condivisione.